E se ti dicessi che questo microfono, oltre che essere connesso USB al tuo smartphone o al tuo computer, può anche essere connesso in modalità wireless, sia allo smartphone che al computer? Non ci credi? Guarda questo video. Come ti raccontavo nell'introduzione, questo microfono è un microfono molto particolare. Innanzitutto, te lo presento, è il Maono PD100W. È un microfono particolare perché, come ti dicevo nell'introduzione, è un microfono sia USB-C, come lo stai sentendo in questo momento, che wireless, perché dalla confezione viene fuori questo piccolissimo, lo vedi? Ricevitore come quello dei microfoni wireless, e con questo puoi connetterlo al computer, allo smartphone, dove ti pare. E dal mio punto di vista questo è veramente, veramente interessante. Però prima di iniziare il video nel quale ti mostrerò non solo come suona USB-C, come lo stai sentendo adesso, come suona wireless, ti farò vedere anche il software molto interessante di Maono e poi andremo a tirare le conclusioni. Quindi resta fino alla fine perché questo è veramente un microfono interessante. Prima di iniziare però, unboxing. Ok, ora che sai tutto quello che viene fuori dalla confezione, voglio parlarti un po' di questo microfono. È un microfono dinamico e questo è molto interessante. Non perché il dinamico sia migliore del microfono a condensatore, perché molto probabilmente, visto il target a cui si rivolge questo microfono, quindi persone che fanno live streaming, che fanno gaming, che fanno podcast, che fanno registrazioni non professionali, questo microfono è perfetto perché, registrando probabilmente in ambienti non acusticamente trattati, un microfono dinamico aiuta un pochino a rigettare tutto ciò che non è la nostra voce, quindi i rumori. Poi ti farò vedere nel software che ci sono anche 3 livelli di noise reduction che sono comunque molto interessanti, però arriviamoci con calma. Allora ti dicevo, un microfono dinamico, un microfono con un pattern polare cardioide. Cardioide significa che prende soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Questo è molto comodo, diciamo il pattern polare più utilizzato da chi fa gaming, live streaming, podcast, video su YouTube e quant'altro. È un microfono della Maono, già te l'ho detto, ed è un microfono esteticamente molto simile ai microfoni che fa Maono, però ha una particolarità, ovvero quella di avere appunto la possibilità, oltre di usarlo USB, anche di usarlo wireless. E sai la cosa bella? Che puoi usarlo anche in contemporanea. Ok, quindi puoi tranquillamente registrare tramite cavo USB-C sul computer e wireless andare in streaming sul tuo smartphone. In contemporanea, e questa secondo me è una cosa rivoluzionaria, almeno per il momento. Poi sarà una tecnologia che si diffonderà probabilmente, però Maono è stato, se non ricordo male, uno dei primi a sviluppare questa tecnologia e quindi secondo me
va fatto un plauso a Maono proprio per l'originalità, perché ha spostato un pochino l'asticella dell'audio un po' più in avanti. Ovviamente, come ti dicevo prima, questo microfono considera sempre che tutto quello che ti dirò è indirizzato a chi fa registrazioni non professionali, perché chi fa registrazioni professionali compra microfoni molto costosi, microfoni XLR, eccetera, eccetera. Questo è un microfono che, come stai sentendo, si sente bene, però è indirizzato più a gamer, live streamer, chi fa video su YouTube, chi fa podcast, insomma, chi fa tutta una serie di contenuti, la maggior parte dei contenuti, ma non ha velleità professionali. Ok? Benissimo. Hai visto l'unboxing, ti ho parlato di questo microfono. Questo microfono ha sulla parte posteriore, la parte in basso, scusami, oltre al cavo USB-C, ha e le cuffie, perché in questo momento io sto monitorando l'audio direttamente in cuffia, ha due tasti, ok? Uno è per accenderlo. Come mai si accende? Perché questo microfono, quando tu lo utilizzi in modalità wireless, ha una batteria interna, perché nel momento in cui adesso è USB-C, io ho il software Maono che tra un po' ti farò vedere, adesso si sta caricando al 90%, perché ha una batteria interna. Quando trasmetti in wireless, sfrutta la batteria interna. Ok? Quindi questo qui in teoria te lo puoi portare in giro. Puoi andare dovunque al parco, metti il tuo smartphone su un treppiedi con questo cosetto piccolino qui, ok? Che una volta funzionava, adesso non lo sappiamo, scherzo. Lo metti su un treppiedi, gli connetti questo e con questo microfono lo puoi tenere in mano, puoi fissarlo dove ti pare, insomma, non ci sono limiti da questo punto di vista. Puoi andare a casa di un amico senza doverti portare la scheda audio, il cavo XLR, il microfono magari pesante, la spugna, bla bla bla, tutta una serie di cose. Questo è tutto in uno. Ok? Quindi questo credo che sia veramente un elemento di comodità per te che stai facendo video. Quindi ha il tasto di accensione, come ti dicevo, e ha un tasto, il tasto di accensione regola anche i colori del microfono. A me non interessano tanto i colori, però te lo farò vedere nel software, puoi regolare i colori come più ti pare, addirittura scegliere il tuo colore preferito, quindi è veramente comodo questo per chi lo usa. E poi c'è un tastino per il noise reduction. Ok, ci sono 3 livelli di noise reduction abilitabili o dal software o dal microfono. Ed è comodo perché? Perché se tu lavori USB-C, allora utilizzi il software, che è molto comodo perché ce l'hai a schermo e quindi è più comodo. Se invece sei in strada o sei da qualche parte e stai usando il microfono in modalità wireless, hai il tastino, clicchi una volta, modalità leggera, clicchi la seconda volta modalità media, clicchi la terza volta modalità aggressiva, clicchi ancora e disattivi il noise reduction. Veramente semplicissimo. Sul corpo del microfono invece qui vedi che è la classica configurazione dove c'è il tasto mute che adesso premo, lo ripremo e mi senti. Come senti non c'è nessun click. È molto comodo perché se stai facendo una registrazione, devi tossire oppure sta parlando un'altra persona e tu comunque vuoi metterti in muto per silenziare ancora di più e rendere dopo la fase di post-produzione più semplice, fai così. Ok? Quindi è molto comodo, i tasti a sfioramento, infatti è un tasto a sfioramento che è comodissimo rispetto al fare click, che ti si sente quel click fastidioso in registrazione. Questa qui è una monopolina che puoi sia cliccare e girare, sia per regolare il volume del microfono ma anche il volume delle cuffie, quindi veramente molto molto comodo. Ok, questo qui è l'indicatore, questo qui giallo che ci dice che in questo momento non c'è noise cancellation attivo. Ok, bene. Adesso però stacco qui e voglio collegare il microfono in modalità wireless al mio computer per farti sentire come suona anche in questo modo e dopo andiamo a vedere il software e tutte le funzionalità. Ok, in questo momento stai sentendo il microfono in modalità wireless, quindi io ce l'ho qui, lo muovo come voglio, mi muovo come... questo è soltanto il cavo delle cuffie, quindi potrei anche, una volta che ho settato il volume, potrei anche toglierlo, però per mia comodità lo tengo. Però puoi muoverti come vuoi e hai un microfono totalmente wireless. Ok? Questa cosa è bellissima. Ho lasciato le stesse regolazioni che avevo utilizzato precedentemente per la versione USB-C e devo dirti che il volume più o meno è lo stesso, lo sto guardando a schermo perché sto registrando sul computer e devo dirti che non c'è nessun tipo di problema. Quindi voglio dire, anche nella versione wireless, come senti, è tutto molto pulito, tutto molto silenzioso, è veramente, veramente fatto bene. E questa modalità, dal mio punto di vista, è quella innovativa, perché
Maono fa già tanti microfoni USB-C, sul mercato ci sono tanti microfoni USB-C, quindi diciamo sarebbe stato uno dei tanti. Tra l'altro Maono ha il PD100 normale, questo qui è il PD100W, che è la versione wireless, ok? Quindi aveva già un microfono il PD100, quindi non c'era bisogno di fare il PD100W se non introducendo questa funzionalità. E credo che questo sia veramente una cosa rivoluzionaria, perché mentre quando utilizziamo microfoni wireless, hai visto i microfoni wireless sono piccolissimi, sono veramente piccolissimi, quindi li metti addosso, per carità, ti muovi, ti consentono di muoverti e di avere le mani libere. Questo in qualche modo lo devi tenere in mano se ti muovi, oppure lo agganci alla sua asta, alla sua asta da scrivania, oppure a un braccio o dove ti pare. Quindi questi qui però hanno una capsula più grande rispetto al microfono wireless, e quindi in teoria il suono dovrebbe essere migliore, perché una capsula più grande riesce a dare a riprodurre meglio la voce. Ok, quindi i microfoni wireless sono comodissimi, però sono diversi rispetto a questo, hanno modalità di utilizzo diverse. Ok? Bene. Questo che stai sentendo tu è il microfono assolutamente pulito, quindi io non sto aggiungendo nulla, ok? Se non tra un po', quando ti farò vedere il software, a brevissimo, e ti faccio vedere le funzionalità, tra cui anche un bellissimo equalizzatore che puoi usare appunto per andare a modificare la tua voce. Ok? Bene, adesso io che cosa faccio? Stacco qui, a te non cambia niente perché è un secondo, io adesso configuro la registrazione dello schermo e ti faccio vedere il monitor, in modo tale che tu possa vedere le funzionalità, e poi andiamo in chiusura del video dove ti racconto effettivamente quello che penso di questo microfono, anche se immagino tu abbia già capito che è un microfono secondo me molto 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 interessante. Ma una cosa alla volta. Adesso software. Quello che vedi a schermo adesso è il software. Io ce l'ho qui su questo monitor, come vedi qui c'è il microfono, 87% l'indicatore di batteria, qui c'è l'indicatore del volume, del gain, qui c'è una funzione molto molto comoda, quella che ti permette di registrare, quindi tu puoi registrare direttamente in questo software. E secondo me questa è un'altra cosa molto interessante, perché eviti di usare altri software, ok? Benissimo, qui come puoi vedere nel software c'è Basics, Scenes e Lights. Ok, qui siamo nella prima fase, Basics, dove c'è Gain e volume. Questa è semplicemente la regolazione del volume. Ripeto, puoi farlo tutto sul microfono, ma se ti viene più comodo, se hai uno schermo, fallo lì, perché sicuramente è un po' più semplice, no? Hai uno schermo più grande, anziché girare la manopolina e non sapere dove stai andando, lì lo sai esattamente. Quindi hai il microfono e hai il volume delle cuffie. Ok, benissimo. Dopodiché hai questa cosa interessante che è il noise cancellation. Ora nella mia stanza non c'è tanto rumore, però comunque proviamo a vedere come funziona. Lo abilitiamo, aspetta, ecco, e lui è partito nella modalità slide. Ok, quindi dovrebbe essere la modalità più leggera. Questa qui è la modalità moderata, quindi quella intermedia, e questa qui è la modalità aggressiva, quella appunto aggressiva. Ora, tu sai che io non sono un fan del noise cancellation, perché preferisco applicarlo in post-produzione. Però se tu usi questo microfono, nel frattempo io mi muovo nel noise cancellation, se tu preferisci usare questo microfono per fare live streaming, per fare gaming, e quindi vai in diretta, ovviamente se hai del rumore potresti provare a usare questo microfono utilizzando appunto il noise cancellation. Quindi se devi fare registrazioni, allora ti consiglio di applicarlo dopo in post-produzione. Se devi invece andare in diretta, a prescindere che tu faccia una live streaming, gaming, quello che ti pare, allora sicuramente se ti è utile usa il noise cancellation. Togliamolo. Monitor output è come vuoi monitorare il tuo microfono, se attraverso il microfono stesso, quindi con le cuffie collegate qui, o le cuffie collegate al computer, e come ti trovi tu. Secondo elemento, scenes. Qui ci sono delle scene preimpostate, quindi original, game, stream e sing. Ti faccio sentire, questo è original, quindi flat. Vediamo game. Come puoi vedere lui ha già, ecco adesso stai sentendo game, ha già creato una curva di equalizzazione. E secondo lui questo è il game 1 e game 2. Ah, te ne dà 2. Interessante. Secondo lui questa è la modalità migliore per quanto riguarda il game. Ora dipende sempre molto dalla tua voce, però torniamo a 1. Sono, come vedi, molto diverse, no? Nella forma d'onda. Game 1 è questa qui, game 2 è questa qui. Quindi c'è una spinta qui, poi possiamo vedere sulle frequenze medio-basse. Insomma, in base alla tua voce puoi scegliere quello che vuoi. Questo qui invece è stream.
anche qua ce ne sono due, questo qui è Stream 1, quindi stiamo sentendo il microfono attraverso questa forma di equalizzazione, qui è Stream 2, come vedi cambia. Ok, in questo momento stiamo sentendo questa seconda forma di equalizzazione, andiamo a Sing e qui senti una differenza perché c'è il reverberation, quindi aggiunge riverbero. Genere pop o genere folk, vediamo qual è la differenza. Non mi sembra, prova, ci sia molta differenza in termini proprio di riverbero. Prova. Come vedi, io non posso togliere il riverbero o non posso andare a modificare questa forma d'onda. Per farlo, devo andarmi a creare un nuovo Aspetta, torniamo in original, che quel riverbero mi dà un fastidio. Torniamo in original, se clicchiamo qui su più e inseriamo un nome tipo preset, ok, Ale. Benissimo, andiamo a confermare, dopodiché... Aspetta che lo sta facendo. Adesso possiamo andare a modificare quello che ci pare. Possiamo aggiungere il riverbero fino a fare una cosa estrema. 10. Wow! Ok? Torniamo a... Eliminiamolo. Però possiamo andare a modificare, come vedi, come senti, sta modificando, senti, la mia voce. Ok, lo sto facendo a caso adesso, però se tu sai quello che fai... potrebbe essere utile farti una tua equalizzazione specifica. Se invece non sai quello che stai facendo, prova a usare uno dei tanti preset che ti hanno dato, che game ce ne sono 2, stream ce ne sono 2, quindi hai 4 preset da cui scegliere, quindi secondo me è interessante. Ovviamente puoi esportare questo preset e puoi anche eliminarlo, ok? In ultimo c'è la sezione lights, per me meno importante, ma comunque è carina. Come puoi vedere qui ci sono delle luci che vanno in loop, innanzitutto così le puoi spegnere e come vedi non c'è più la luce, così invece c'è la luce. Loop, quindi lui gira tra tutte le luci e puoi regolare tra dark, vedi? Tra dark e bright. Ok, teniamolo qui più o meno intermedio, oppure puoi scegliere fixed. Quindi puoi scegliere giallo, puoi scegliere arancione, puoi scegliere rosso, puoi scegliere blu, puoi scegliere il colore che ti pare, oppure breathing. Lui all'interno di quel colore dà una sorta di respiro, quindi il colore, vedi? Diventa un po' più chiaro, un po' più scuro, guarda. Ok, questo è il breathing. Quindi fixed, breathing e loop. Loop secondo me è più carino perché ti dà tutti i colori, però poi ovviamente la scelta è assolutamente tua. Se non ti piacciono le luci, lo disabiliti così. Ok? Bene, questo è il software molto semplice, adesso torniamo al video normale. Ok, siamo arrivati alla fine di questo video. Che cosa ne pensi? Fammi sapere nei commenti qui sotto che cosa ne pensi. Ho provato a darti una panoramica molto ampia, molto completa di questo microfono perché è veramente divertente, è un microfono divertente. Che cosa ne penso io? Allora, un microfono tutto sommato che per un utilizzo easy, quindi non con velleità professionali, può sicuramente essere comodo se ti serve anche la possibilità di utilizzare questo microfono wireless, quindi in mobilità, quindi in giro dove vuoi, è molto 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 comodo. Se pensi di non usare la modalità wireless, probabilmente puoi prendere la versione non W, non W, ma semplicemente PD100, che costa anche un po' meno ed è comunque allo stesso suono. Quindi questo è un microfono anche abbastanza economico, ti lascio il link in descrizione, ma siamo intorno ai 60 euro se non ricordo male, ma trovi tutto in descrizione, i link aggiornati con il prezzo specifico, perché poi, sai, ci sono sempre offerte, sconti e promozioni. Quindi è un microfono abbastanza economico che secondo me è anche molto 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 versatile. Bene, io mi sono dilungato anche tantissimo in questo video, però spero di averti raccontato cose interessanti. Se hai dubbi, domande, curiosità, commenta e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ciao e noi ci vediamo prestissimo.